Negli anni 70, 50 anni fa, nasceva la SIEC, oggi SIEC-V. Io mi riferirò prevalentemente alla diagnostica ecocardiografica. Queste sono le principali tappe dell'evoluzione tecnologica. L'impiego clinico su vasta scala iniziò alla fine degli anni 70, epoca in cui nasceva la SIEC e la proliferazione della produzione scientifica mondiale in ecocardiografia. Nasceva anche il Sistema Sanitario Nazionale, così come oggi lo conosciamo. Poi, più tardi, accadde un fatto importante. Nel 1991, Guyat ebbe la geniale intuizione di coniare la felice espressione evidence-based medicine per esprimere un concetto importante, complesso, già noto, ma fino ad allora di nicchia e di scarsa diffusione. Si trattava di una espressione verbale efficace e sintetica che decretò l'inizio di una nuova fase della medicina. Le conoscenze mediche devono essere suffragate da prove scientifiche. I progressi sono il frutto di metodologie scientifiche anche molto sofisticate. E questo è il famoso lavoro di Guyat. Tutto questo ha prodotto una faccia della medaglia. Questo documento, peraltro da aggiornare, riassume il frutto di decenni di ricerca scientifica. Riassume le enormi potenzialità diagnostiche dell'ecocardiografia. Si tratta del core syllabus dell'ecocardiografia, cioè dell'indice, della tassonomia delle capacità diagnostiche della metodica ecocardiografica. 67 pagine, solo l'indice degli argomenti. Come facciamo a tradurre quel core syllabus nel mondo reale? Noi esaminiamo il paziente, acquisiamo quindi quelle immagini e quei segnali in cui riconosciamo un pattern a noi già noto, quello di una valvulopatia, la stenosi valvolare aortica severa. Questo è solo un esempio degli innumerevoli processi diagnostici che svolgiamo quando mettiamo a frutto decenni di ricerca scientifica. Decenni in cui abbiamo sviluppato appunto rigorose metodologie scientifiche per attingere dal mondo reale e ricavare conoscenze accademiche. Questa modalità di procedere, secondo basi scientifiche, l'abbiamo definita evidence-based medicine. Ma c'è l'altra faccia della medaglia. Questo enorme e crescente patrimonio di conoscenze viene utilizzato per affrontare le problematiche cliniche di singoli individui, viene cioè traslato nel mondo reale e noi, operatori sanitari, siamo gli artefici di questo processo. Come avviene questo processo? Ecco quindi le due facce della medaglia. Abbiamo acquisito conoscenze dal mondo reale e continuiamo a farlo, e questa è una faccia. Poi questa conoscenza la trasliamo nel mondo reale, al servizio del singolo individuo, e questa è la seconda faccia della medaglia. Se la evidence-based medicine è il principio che guida la fase dell'acquisizione delle conoscenze, quale principio governa la seconda fase, quella della traslazione delle conoscenze nel mondo reale? Anche questa fase deve essere condotta nel rispetto di rigorose metodologie scientifiche. Quali? Che anche questa fase debba essere affrontata con metodologia scientifica non dovrebbero esserci dubbi. Ma come si definisce questa branca della scienza? Medicina traslazionale? Il termine non è altrettanto efficace come evidence-based medicine, ma il concetto credo che sia molto chiaro. Lo scopo di un esame ecocardiografico è quello di ottenere un risultato, il risultato atteso.
Cioè, se è presente una patologia, una di quelle elencate nel core syllabus, ci attendiamo che venga riconosciuta e quindi che l'operatore acquisisca quelle immagini e quei segnali in cui riusciremo a riconoscere il pattern di quella patologia. Ma quali garanzie abbiamo che tutto questo accada? Ci avviciniamo ai nostri giorni. La medicina traslazionale mostra adesso un interesse crescente, ma solo da pochi anni. Si tratta di un termine forse infelice, non altrettanto efficace come evidence-based medicine, che si riferisce proprio alla scienza che tratta la traslazione nel mondo reale delle conoscenze accademiche. Siamo quindi all'inizio di una nuova fase? Questa è una delle domande che si propone di suscitare questo mio intervento. L'esame ecocardiografico, propriamente detto, è solo una delle tipologie di esame ultrasonografico del cuore. Ci sono differenti tipi di indagine ecocardiografica, significa differenti percorsi formativi, differenti ambiti professionali, differenti modi di condurre l'esame, differenti circostanze cliniche, differenti finalità diagnostiche. Tutte in comune hanno però la affidabilità dei risultati che producono. Ciascuna di queste modalità si propone obiettivi diversi, richiede competenze e modalità organizzative differenti. Poi c'è un tema delicato, complesso, ma ineludibile. Quale risultato ci proponiamo di raggiungere quando eseguiamo un esame ecocardiografico? Direte, ci proponiamo di acquisire quelle immagini e quei segnali in cui riconoscere i pattern che identificano la patologia o la condizione clinica di quello specifico paziente e che sono ottenibili in quel contesto. Chi, oltre noi che eseguiamo quell'indagine, è in grado di capire, di verificare se questo obiettivo è stato raggiunto? Chi è in grado di comprendere, di verificare se effettivamente abbiamo acquisito quelle immagini e quei segnali che ci permetteranno di riconoscere la stenosi valvolare aortica severa, o se questo obiettivo è effettivamente raggiungibile in quel particolare contesto, se ne abbiamo le competenze necessarie e se basta averle per ottenere il risultato. Insomma, come si fa a capire se il risultato atteso viene raggiunto? La domanda è provocatoria, volutamente provocatoria. La risposta non è affatto semplice, non è immediata, è complessa. Quanto complessa è stata la ricerca scientifica che ha condotto a definire le attuali potenzialità diagnostiche dell'ecocardiografia nell'ambito della stenosi valvolare aortica. Tuttavia, è giunto il momento di porsi queste domande e iniziare a impegnarsi per raggiungere questi obiettivi. Questo è argomento di ricerca scientifica e questa è una società scientifica. Ci aspettiamo che la nostra indagine sia efficace, capace di centrare l'obiettivo. L'efficacia misura la quota di successi nel raggiungere gli obiettivi. L'efficienza, invece, misura la quota di risorse utilizzate per raggiungere questi obiettivi. L'efficienza migliora se siamo capaci di raggiungere gli stessi risultati con minori risorse. Efficacia ed efficienza non possono tuttavia prescindere dal risultato. L'efficienza senza risultato non ha alcun senso. L'ecocardiografia è penalizzata dalla ossessione per l'efficienza. Tanta attenzione, troppa sull'efficienza, ma i risultati, l'esito che produce l'indagine? Come si fa a stabilire se un esame ecocardiografico ha prodotto il risultato atteso? Chiediamoci, si può affrontare con rigore scientifico, pur se con tutte le tutele del caso, l'argomento esito nella diagnostica ecocardiografica?
Da decenni si è dedicata tanta attenzione per qualificare chi esercita questa disciplina. Ma ci siamo chiesti come, dopo nel mondo reale, nella vita di tutti i giorni, quella competenza venga apprezzata, riconosciuta, valorizzata, messa effettivamente in grado di produrre i risultati attesi? Quali risultati gli viene chiesto di produrre? Il passeggero che scende dalla scaletta di un aereo non chiede quale posizione in classifica occupa il pilota o il controllore di volo o l'addetto alla manutenzione. Sa che l'intero sistema garantisce un altissimo grado di affidabilità. Perché se non fosse così, il sistema del trasporto aereo, così come lo conosciamo, non esisterebbe. Perché? Perché l'esito, il risultato, è estremamente palese, percettibile da chiunque. Il confronto con il sistema sanitario è appropriato ovviamente solo fino a un certo punto, però è molto importante perché ci aiuta a riflettere. L'argomento esito nella sanità è un argomento complesso, molto delicato, può essere illusorio, può generare fraintendimenti. Tuttavia, non si può prescindere dal parlare di esito. Non abbiamo avuto timori ad affrontare problematiche estremamente complesse, a comprendere i meccanismi dell'infarto miocardico acuto, delle cardiomiopatie e via di seguito, come riconoscerle, come trattarle. Sapevamo che non ci sarebbero state risposte semplici, immediate. Sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo, ma non abbiamo esitato a intraprenderlo. Altrettanto dobbiamo fare adesso. Affrontare con altrettanto impegno il risvolto della medaglia. Non ci sono risposte semplici, immediate, ma un percorso lungo, impegnativo, che inevitabilmente va affrontato. Operatore dipendente, un'espressione che purtroppo è stata affibbiata a torto e che penalizza da decenni questa metodica diagnostica e chi la esercita. Anche pilotare un aereo è una procedura operatore dipendente. Questo non significa libero arbitrio. Significa che il pilota deve avere le competenze e mettere in pratica rigorose e complesse procedure che diano un'altissima garanzia di successo, pur se con margini di discrezionalità. La maggior parte degli atti medici è operatore dipendente. Perché utilizzare questo termine solo per l'ecocardiografia? Quando frammentiamo una procedura diagnostica o terapeutica, o meglio, quando la affrontiamo in modalità di team, ci poniamo anche il problema delle pertinenze delle figure professionali che entrano in gioco e di altri aspetti. Ma il tema di fondo è quello di comprendere la logica in cui è strutturata quella procedura che stiamo effettuando e di ciascuna componente in cui la frammentiamo. Quali sono i risultati che ci aspettiamo e come si fa a raggiungerli? Questa analisi logica ci permetterà di comprendere che quando il risultato ottenuto è quello auspicato, quello che conta è solo la competenza della figura professionale che compie quel processo. Insomma, quello che conta è che quando la procedura viene frammentata, ogni passaggio della procedura produca i risultati attesi, a prescindere dalla figura professionale che la esercita. Da decenni dedichiamo energie e risorse per qualificarci e per qualificare chi si occupa di questa disciplina. Ed ecco il risvolto della medaglia. Nel mondo reale, come si fa a riconoscere, valorizzare la qualificazione? Il riconoscimento del merito può limitarsi alla determinazione della efficienza produttiva in termini di prestazioni diagnostiche, senza valutarne prioritariamente l'efficacia diagnostica? La malcelata e diffusa insoddisfazione che ben conosciamo ha rapporto con un sistema
in cui si valuta la presunta efficienza senza valutarne l'efficacia. Si può prescindere dai indicatori di esito in questa disciplina diagnostica? L'affidabilità dell'operatore è un presupposto indispensabile, ma non sufficiente, ed è al centro del percorso formativo, così come previsto dalla Società Europea. Questo il documento che sancisce il percorso formativo, argomento peraltro che merita maggiore attenzione in Italia. Con tutte le tutele del caso e le considerazioni già fatte sul significato di esito in medicina, proviamo ad immaginare un ipotetico contesto strutturato sulla valutazione degli esiti e sul riconoscimento del grado di qualificazione. Un contesto così fatto rappresenterebbe una minaccia o un'opportunità? Come lo si potrebbe realizzare? Non ho la risposta, ma forse si intravedono alcune possibilità. Immaginiamo di svolgere la prestazione diagnostica con la partecipazione attiva di un gruppo di colleghi competenti che solo noi vediamo, di cui ci fidiamo, con cui possiamo confrontarci e che ci supportino nella conduzione dell'esame, che possano avvalorare le nostre conclusioni o avvisarci di elementi che ci sfuggono. Pur se attualmente utopico, lo considereremmo un modello auspicabile, utile o una minaccia. Dove si annidano le criticità nell'applicazione nel mondo reale di questa straordinaria metodica diagnostica? La competenza rischia di rilevarsi insufficiente quando si opera in un contesto che non è in grado di distinguerla, che corrisponde al contesto in cui l'esito è occulto, non è distinguibile, che corrisponde al contesto in cui si realizza il paradosso di promuovere l'efficienza a prescindere dall'efficacia. Direte, tutta teoria, un discorso astratto, fumoso. Sì, ma sono sempre più convinto che qui si annidino le criticità di questa disciplina diagnostica, e forse non solo di questa. Questi i principali nodi da sciogliere. Io non ho delle risposte immediate a un problema così complesso. Tuttavia ci sono alcuni spunti, e adesso ve li illustro. Chi esaminerà e chi si gioverà dell'esame che abbiamo prodotto? Insieme al referto, l'intero esame deve essere consultabile da parte degli altri colleghi che si prendono o che si prenderanno cura del paziente, anche per il confronto con esami precedenti. Una prassi usuale per gli esami radiologici, ma anche la buona pratica medica per l'ecocardiografia, così come raccomandato dalle più autorevoli istituzioni scientifiche internazionali. Ma anche, ricordiamolo, un obbligo normativo. Se fosse usuale, familiare, rapido, semplice consultare insieme al referto le immagini ecocardiografiche, alla stessa stregua di quanto facciamo con l'elettrocardiogramma, confrontare le immagini di un esame con quello dell'esame precedente, ci sarebbero molte più garanzie di affidabilità del risultato. E questo, ribadisco, è un obbligo normativo. Il 30 novembre del 2022 OpenAI lanciava ChatGPT, sistema di intelligenza artificiale generativa che chiunque di noi poteva cominciare a testare, e io lo feci immediatamente. Da allora è iniziato un vorticoso, tumultuoso interesse sull'argomento. Ascoltiamo a questo proposito le parole del nostro Presidente della Repubblica, pronunciate il 31 dicembre del 2023. La tecnologia ha sempre cambiato gli assetti economici e sociali. Adesso, con l'intelligenza artificiale che si autoalimenta, sta generando un progresso inarrestabile, destinato a modificare profondamente le nostre abitudini professionali, sociali, relazionali. Ci troviamo nel mezzo di quello che verrà ricordato come il grande balzo storico dell'inizio del terzo millennio.
Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana, cioè iscritta dentro quella tradizione di civiltà che vede nella persona e nella sua dignità il pilastro irrinunziabile. Partecipavo a Londra a questo evento quando per la prima volta vidi il dispositivo che adesso vi mostro. Si tratta di un ecografo palmare, cioè un handheld, che introduce però una importante e inedita innovazione. Grazie all'applicazione di intelligenza artificiale, questo strumento è in grado di dare un giudizio di congruità dell'immagine acquisita. Attualmente lo fa esclusivamente per 3 proiezioni ecocardiografiche, la 4 camera apicale, la 2 camera apicale e l'asse lungo parasternale sinistro del ventricolo sinistro. Lo strumento effettua il cosiddetto grading, cioè attribuisce uno score grafico alle caratteristiche qualitative della sezione anatomica e al grado di congruità anatomica della proiezione ecocardiografica che stiamo esaminando. Fa anche dell'altro. Effettua il cosiddetto guidance, cioè riconosce le immagini che compaiono sullo schermo e quindi suggerisce come orientare, come muovere il trasduttore allo scopo di ottenere il taglio anatomico corretto desiderato, occupandosi al contempo di regolare automaticamente la composizione dell'immagine, i guadagni, la profondità, eccetera. C'è dell'altro, c'è un prodotto che completa il processo. Questo prodotto. L'esame ecocardiografico acquisito da ecografi di vari vendor viene trasferito su questa piattaforma che provvede in automatico ad analizzare, a misurare e generare il referto. Tutto in modo automatico. Non ho ancora avuto modo di testare questa piattaforma, ma il significato di quanto sta accadendo è chiaro. Questi 2 prodotti in combinazione sono in grado di svolgere alcuni compiti che abbiamo considerato finora prettamente umani, pur se si limitano ovviamente a specifici task molto ben definiti. Inoltre non dispongono di un braccio robotico per maneggiare il trasduttore e quindi chiedono all'operatore di farlo. Per certi aspetti sono delle macchine in grado di svolgere una parte del processo che ritenevamo di esclusiva pertinenza umana. Attenzione, la mia è una chiave di lettura volutamente provocatoria. Tuttavia ci impone di riflettere, senza pregiudizi, di studiare, di approfondire, di capire come affrontare le sfide degli anni a venire. Peraltro è stato sviluppato un trasduttore adesivo che insonorizza una parte del corpo umano, che non richiede di essere maneggiato da un operatore. È plausibile pensare che il processo verrà totalmente automatizzato? Immaginiamo una fantomatica scena futuristica in cui eseguiremo l'indagine diagnostica con la partecipazione di un gruppo di esperti che ci assiste e con cui confrontarci, che possono darci dei suggerimenti, capaci di comprendere se stiamo agendo correttamente e se stiamo ottenendo gli esiti e i risultati auspicati. Immaginiamo che un giorno, grazie all'intelligenza artificiale, la macchina possa applicare un imparziale, competente e coerente bollino verde a garanzia del nostro operato, che ha valori che abbiamo fatto il possibile per raggiungere il risultato. Il tema è assai delicato, richiede molta prudenza e buonsenso, ma può nascondere grandi opportunità. Come vedete un'ipotesi futuristica come questa? Una minaccia o un'opportunità? È il momento di trarre le conclusioni da tutto questo. Cosa si propone questa comunità scientifica di raggiungere per i prossimi anni? Quali obiettivi e conseguentemente quali strategie per raggiungerli? I temi che ho esposto meritano attenzione? Se sì, intendiamo affrontarli, dibatterli? Pensiamo che sia venuto il momento di dedicare l'attenzione che merita
anche alle modalità con cui si applica la conoscenza accademica nel mondo reale? Affrontare questo argomento con lo stesso rigore scientifico e lo stesso impegno che abbiamo dedicato e che continuiamo a dedicare all'acquisizione di nuove conoscenze, e che questo comporti inevitabilmente di stabilire il significato di risultato, di esito, pur con tutta la prudenza, la ragionevolezza, la complessità che questo comporta. La medicina è complessa. Non abbiamo avuto timori ad affrontare la complessità. Pensate alla cronistoria dei progressi nel trattamento dell'infarto miocardico acuto. Sapevamo che la risposta non sarebbe stata né semplice né immediata. Possiamo esimerci dal valutare l'efficacia dei nostri interventi, senza la quale non può esserci efficienza? Sarà questa l'importante sfida scientifica per i prossimi anni? Io penso proprio di sì. Affrontare con rigorosa metodologia scientifica come applicare le conoscenze nel mondo reale. Gli sforzi per qualificare rischiano di essere inutili se non creiamo al contempo un contesto che poi riconosca e valorizzi quella qualificazione. La SIEC si pose un obiettivo: investì risorse e energie intellettuali per raggiungere uno scopo: l'accreditamento ISO 9001, che certifica la conformità ai requisiti delle norme di gestione della società. Fu una tappa importante, anche per dare credibilità e prestigio. Questo accadeva 9 anni fa. È giunto il momento, a mio parere, di stabilire un obiettivo programmatico importante. Come si fece allora? Un obiettivo strategico, quello di orientare le attività formative, culturali, scientifiche, per contribuire a creare nel mondo reale un contesto che riconosca e che valorizzi le competenze che questa società scientifica promuove, che dia garanzie ai pazienti e agli operatori sanitari che l'indagine diagnostica abbia elevate probabilità di fornire il risultato diagnostico sperato. Il Programma Nazionale Esiti è una iniziativa istituzionale. Si tratta di un palese tentativo di medicina traslazionale. Conosciamo bene alcuni limiti, le problematiche attuali che devono essere affrontate, perfezionate, risolte. Si può, si deve proporre di meglio, perfezionare, ma non si può eliminare la necessità di tenere conto degli esiti. Ricordate, l'efficienza senza efficacia non ha alcun senso. Qualsiasi investimento di risorse è uno spreco, in mancanza di evidenza di risultati. Vi ho anche mostrato come l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di fornire validi sussidi al raggiungimento di questi obiettivi. Quale occasione migliore per riflettere e stabilire come affrontare i prossimi 50 anni?